Ciao, io sono Marianna. Io sono Izza. E siamo Mentalmente Assenti in Oriente. Oggi siamo qui per il comeback per dei i good guy. Capisci l'input? Gli SF9. SF9 con Teardrop. Avrete visto la mia faccia scioccata tra l'altro in tutto ciò. Comunque finalmente tornano con un mini album di 6 tracce a quanto pare, è la title track, quindi Teardrop. Ho letto che praticamente loro hanno fatto degli spoiler a Kingdom di questo, diciamo, comeback. Noi abbiamo seguito Kingdom, ma onestamente Molto attentamente. non sono riuscita a cogliere io se non avessi Non letto i abbiamo commenti. percepito. Se non avessi letto i commenti non me ne sarei accorta, invece poi sempre grazie a questi geni nei commenti ho letto i riferimenti a Kingdom. Quindi niente, andiamo a vedere questo nuovo videoclip. Andiamo. SF9. Stupendi come sempre. Sempre super classe. La voce di Zuo. Questo è proprio il loro stile e io adoro. Oh no! Mi ricorda Now or Never, che io amo. Gianni, ne sa. Mamma mia, queste voci profonde. Buoni! Che bello. Comunque a me queste stanzette piccole Solo il terzo video in cui lo vediamo. il mood K-pop. Manca solo la pioggia di nuovo. Se pioggia l'ho chiamata. Vabbè, è bloccato. Mi piace questo bianco e nero comunque. Mi dà ancora più classe. Per favore, Rowan steso. Ci adoro questo genere di cose. Che calore. Mamma, lui è troppo bravo a ballare. Sempre centrale. Sì, ma perché effettivamente è il più bravo a ballare. Gianni, quanto ti vogliamo bene. Quel bracciale non rimanda pure al good guy. Però dico no, non lo so. Hai il cuore. Poi mi sta mettendo un po' di tristezza, malinconia. Troppo estetico. Rimanda a good guy. C'è quel bracciale dorato in good guy. Siamo appassionati degli SF9, non si era capito fino adesso. Io ragazzi mi sono trattenuta dal fangirlare ancora di più, se devo essere onesta. Comunque ragazzi, c'è l'eleganza, ci sono tutte le caratteristiche tipiche degli SF9, l'eleganza, ma nello stesso tempo quella mascolinità La che te la forza. sbattono in faccia. Take this. Le voci profonde sia di Chani sia di Zuo, la danza di Taeyang. Cioè ragazzi,
ne sanno. Bellissimo, bellissimo. La canzone, come ho già detto, mi ricorda molto Now or Never, che io amo, è tipo praticamente una delle loro canzoni preferite, mie preferite. Comunque, io personalmente non ho colto la reference che hanno fatto a Kingdom. Ah. Sarà anche il fatto che probabilmente l'esibizione di Kingdom l'ho vista, non fucilatemi, una sola volta e poi mai più. Però, Io dipende, alcune le ho viste. esatto, Cioè, alcune le ho viste molte volte, altre purtroppo una. vabbè, poi seguendo tutti Tipo i questa gruppi, cioè... Per noi Kingdom è stata veramente una sfida interna perché li abbiamo amati tutti e sei profondamente. Quindi votare è stato un sacrilegio. Comunque, per quanto riguarda i riferimenti, in realtà, io ripeto, se non avessi letto i commenti, Non neanche lo io li sapevo. avrei colti, ecco, nonostante io abbia visto più volte anche le esibizioni, non le ho viste solamente una volta, soprattutto la cover di Temin. Mamma mia. Tra quella- l'altro quella sono rimasta molto dispiaciuta che siano arrivati ultimi, però erano tutti bravi, Ma per me non c'è, si meritavano un non classifica perché tutti al primo posto. Sì, cioè noi sta andando tutti i gruppi, per me è stato tipo complicatissimo. Difficile. Però io ho votato più volte gli SF9, Anche io, però mi sono astenuta nel votare l'ultima puntata. pure io. A parte che non si poteva votare praticamente, parlo ai fan internazionali. Io non penso che nessuno è riuscito a dare un voto, io zero totale, Sicuramente, zero ma totale. partivamo già col presupposto che erano tutti meritevoli Sì, e quindi non volevamo votare, infatti alla fine mi sono arresa, ecco, perché cioè veramente non meritavano, riuscivo, non si poteva. non riuscivo a non dare si il voto a uno poteva. dei sei. E chiunque avesse vinto per me sarei stata felice lo stesso e triste nello stesso momento per gli altri gruppi. Beh, poi hanno vinto gli Stray Kids, io molto felice. Sì, ma Gli Stray Kids sono il primo gruppo K-pop che mi hanno introdotto al K-pop, quindi ero molto felice di questa cosa. Comunque, ritornando agli SF9, bravi, il video molto bello, l'alternanza colore bianco-nero, sì, a me sono piaciute favolosa. tantissimo le scene in bianco e nero, poi mi è piaciuta molto la scena nel quale si vede la pioggia che sta cadendo, però Ma c'è in il realtà è fermo bloccata, immagine. È bellissima. stata bellissima, anche le scene con Ruwon coricato in mezzo ai fiori. Però Oddio, mi rimandava a una tomba. Pure io lo stavo per dire, non so se è una cosa voluta, però mi rimandava quando l'ho visto la prima volta a Into the grave. una tomba, come se fosse coricato su appunto... A me rimandava davvero a una tomba. Rowan, per favore, stai attento perché forse te l'hanno mandata. Però era anche molto carino, cioè lì in mezzo ai fiori, non lo so. La mia scena preferita. Biancaneve, maschio. Dai, mettiamolo, sembrava un po' Biancaneve versione maschio. Io mi offro volontaria per andare a risvegliarlo. Vuoi fare la principessa? Certo. Io mi offro volontaria per fargli un nano. Io niente, visto che poi mi sono offerta, mi si vuole offrire per fare gli altri nani, accettiamo le... Vabbè, aspetta, scusami, perché io vado a lavorare per lui, però lui mi cucina, cioè... Mentre canta, giustamente, Vedi? mentre canta, tutto torna. Tra l'altro, comunque di questo video ho modo principalmente tre cose, oltre a quelle già dette ovviamente. Prima di tutto le scene in cui sono fermi, cioè sono immobili, non fanno assolutamente nulla, ma nello stesso tempo tipo emanano un'aura. Eterna. Cioè, è come quando sono entrati a Kingdom, hanno solo camminato e tutti si sono innamorati Ma di già loro. esatto. Coloro che non li conoscevano si sono innamorati di loro, hanno solo camminato e si sono fermati. E già tutti si erano innamorati di loro. La stessa cosa qua, sono immobili, non fanno nulla, eppure trasmettono tantissimo. Poi un'altra ho amato la scena dove c'è Taeyong che è centrale, dove rolla il collo, ruota il collo, è stata tipo stupenda, come al solito lui stupisce con le sue abilità di danza. E un'altra scena che invece ho adorato è quella dove stanno cadendo nel vuoto, nell'oscurità, cioè quella è forse stata la mia scena preferita, veramente bellissima, bellissima. Io invece vorrei parlare dei momenti di devastazione che c'è in questo video, perché mi sono resa conto che inizialmente c'è una statua intatta, tutte le altre demolite.
Da notare anche il fatto che quando Rowan è steso su quella... Sui fiori, ecco. Esatto, inizialmente questi fiori sono fioriti, successivamente credo di aver notato che siano appassiti. Un'altra cosa che mi ha colpito è quando loro stanno danzando ci sono tipo vasi, robe nere a Non ci terra, avevo non fatto so, caso io. che sono distrutti e con il tempo salgono, quindi penso si ricompongano, probabilmente un riferimento all'assenza di una persona che col tempo potrebbe guarire. Io mi faccio queste ipotesi. Un'altra cosa che mi è molto piaciuta sono le stanze, quelle piccoline, Sì. quella con ciani all'interno dove gli alberi sono totalmente spogli, bellissima. Tra l'altro, infatti, il testo parla appunto di questo amore, loro dicono di essere sbagliati per l'altra persona e quindi lasciano l'altra persona, teardrop appunto, i fiori che appassiscono, Certo, appunto rappresentano simboleggiano... questa tristezza. Infatti, come ho detto prima, il video non lo so, esprime una grande malinconia, una grande tristezza e magari a primo sguardo non capivo il perché, invece poi ci sono tutti questi dettagli che inconsciamente ti rimandano, ti sviluppano questo sentimento nella mente. Però io all'inizio onestamente non riuscivo a capire da dove mi arrivassero queste generi di sensazioni, ecco, invece ora magari rianalizzando il video, rivedendolo bene, si notano i dettagli e quindi tutto un Si diciamo apprende così. di più, Eh. si percepisce, giustamente a primo impatto comunque tu ti concentri su altro e magari non sui dettagli che potrebbero essere, diciamo, secondari. Spero tra l'altro che riusciranno a vincere nuovamente un premio con Teardrop, visto che erano riusciti a vincere con Good Guy il loro primo premio. Fighting SF9. SF9. Tra l'altro con il video di loro tutti in lacrime con loro quando finalmente hanno vinto il loro primo premio e spero con tutta me stessa che riuscirete a vincere un altro premio con Teardrop. Ora come sempre non vedo l'ora di vedere l'esibizione Mamma mia. live perché Ho cioè, grande attesa. come ripeto, loro anche immobili, fermi, che non fanno niente, esprimono. Nelle esibizioni, poi già ho visto cose che mi piacciono in queste esibizioni, già il mio cuore si è fermato solo vedendo questo video, quindi come sempre mi aspetto tanto da loro. E quindi niente, penso che da questo video sia tutto. Mentalmente assente in Oriente. Ciao! SF9 Fighting!